Allora, la ricetta di oggi è davvero una specialità per due motivi. Uno, è tanto gustosa e due, ci vuole tanto tempo per prepararla, però poi alla fine sarà qualcosa di buonissimo. E poi ha un'altra particolarità che fa un grande profumo e questo profumo è arrivato così lontano, fino a... Ora vi faccio vedere, fino all'America, che mi ha portato qui la compagnia di Fred e Lucia. Fred, che ci fai qua? Stiamo viaggiando in Italia e abbiamo fermato in Santa Maria del Cedro, sì, solamente per provare questi piatti che Gianluca sta facendo ogni giorno. Emozionato. Che noi guardiamo sulla TV. Allora oggi penso abbiamo fatto un piatto qua di vitello e lo voglio provare, vedere se è vero come lo faccio io. Spero che è meglio. Ma dove abiti? Io e Lucia abitiamo in California, in il paese di San Juan Capistrano. Però sei calabrese. Siamo calabrese, la mia moglie potentina è napoletana, io veramente doc calabrese. I miei genitori erano nati qua in Calabria e viviamo una vita proprio calabrese alla casa nostra. E perciò ho voluto fare questo viaggio qua a incontrarvi, la famiglia di Gianluca. Siete benvenuti. Siamo fortunati. Mi piacerebbe salutare la nostra famiglia in America, il nostro figlio Marco, la nostra figlia Cristina, la nostra nuora Ashley e i nipotini. Io saluto Luca, suo nipote che ha 3 anni e guarda i miei video, giusto? Ogni giorno. Ciao Luca. Ciao. Ti aspetto in Calabria. Grazie Fred, sono fortunato anche io ad avervi qui. Nel frattempo che facciamo uno spuntino, però prima presentiamo la ricetta e poi facciamo l'assaggio. La ricetta è a base del cipollotto rosso dolce. Questo prodotto che cresce vicino al mare e rende tutti i piatti davvero speciali. Ma adesso andiamo a vedere passo passo tutto il procedimento, perché questa volta, ragazzi, ce ne vogliono un bel po'. A me specialmente piace usarne in abbondanza a seconda della ricetta, ma questa ne richiede qualcuna in più. Allora, innanzitutto gli stacchiamo dalla coda, però la coda non la dovete buttare assolutamente, perché qui ci esce un frittatone che è uno spettacolo. Vedete, solo con le code a parte ci potete fare un bel frittatone, mentre con i cipollotti togliamo giusto il primo velo. Vedete, finalmente si riesce a cucinare all'aria aperta. Guardate che bel panorama che ho a casa mia. Dicevo, togliamo il primo velo del cipollotto, li mettiamo da parte e poi qui ce ne metto io almeno un paio di fasci, quindi diciamo una decina abbondante di cipollotti. Li andiamo a sciacquare sotto acqua corrente e procediamo a tagliarli, perché la ricetta che voglio fare oggi è un bellissimo spezzatino di vitello con il cipollotto. Tutti quelli che abbiamo lavati li andiamo a tagliare anche abbastanza grossolanamente, potete fare anche fette di 1 centimetro, perché poi la lunga cottura sicuramente gli farà perdere al cipollotto il volume e si ridurranno parecchio, per cui andate pure comodi. La carne è importante, fatevi dare dal vostro macellaio una carne da spezzatino morbida come questa che ho preso io. Una volta tagliati tutti i cipollotti, spostatevi ai fornelli, prendete una bella pentola capiente e andate a mettere un bel fondo di olio extravergine di oliva di alta qualità. Ovviamente il nostro lo è. E se vi dovesse interessare lo trovate disponibile insieme a tutti gli altri prodotti tipici sul nostro sito sfizidicalabria.com. Una volta scaldato l'olio abbiamo messo una macinata di pepe nero e poi aggiungiamo un paio di spicchi di aglio, ok?
Una volta che l'olio è arrivato alla sua temperatura, bello caldo, andiamo a mettere la carne. Adesso la dobbiamo far soffriggere ed è importante che la fiamma sia medio-alta, deve soffriggere e non bollire. Mi raccomando, questo è un aspetto importante. Se volete qualche precisazione in più sui quantitativi, tenete presente che questo è circa 1 chilo di carne e io in proporzione andrò ad aggiungere 2,5 kg di cipollotti. Guardate la ricetta fino alla fine, così vi regolate anche voi con questo quantitativo. Quando la carne ha preso colore da tutti i lati, l'andiamo a sfumare con un bel bicchiere di vino bianco. Aggiungiamo ancora una macinata di pepe nero fresco e poi diamo ancora una girata. La fiamma per adesso è sempre medio-alta. Una volta che tutta la gradazione alcolica del vino è evaporata, mettiamo una spolverata di sale e poi tranquillamente possiamo aggiungere tutti i cipollotti tagliati. Guardate come sono abbondanti, girate finché poi in pratica la pentola deve essere bella piena. Per questo vi dicevo di utilizzarne una di una certa capienza. Non vi spaventate perché poi si ridurranno, però il gusto che rimane all'interno, che andrà a mescolarsi con la carne, sarà qualcosa di strepitoso. A questo punto un'altra spolverata di sale, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere per circa 3 ore. Ragazzi, coltivare cipollotti qui in Calabria è davvero molto faticoso, però devo dire che questo è un prodotto che ci dà davvero orgoglio e soddisfazione, perché quando è assaggiato dal cliente si percepisce subito la qualità, la dolcezza, l'alta digeribilità, non dà nessun tipo di problema all'alito e poi è coltivato a ridosso del mare. Guardate qui, a destra c'è il mare, si scavalca la duna e qui c'è la distesa enorme della cipolla rossa, che per adesso sono cipollotti, poi man mano tra un mesetto cresceranno e diventeranno le cipolle rosse che ben conoscete. Devo dire che da 3 anni a questa parte, grazie a internet, grazie al nostro negozio online, sono ben felice ed orgoglioso di farvi arrivare questi cipollotti direttamente a casa vostra con una semplice spedizione insieme a tutti gli altri prodotti che trovate disponibili nel nostro sito. Vedete, li componiamo a mazzi di 5, 6, 7, in genere almeno 5 cipollotti ci sono sempre. Pensate che ogni mazzo è circa 1 chilo. Guardate, infatti questo è 1,1 kg, per cui una volta che li abbiamo raccolti, fatti a mazzi, li mettiamo nei cartoni e ve li spediamo fino a casa, sia in Italia che in Europa, sia che siate privati o anche attività commerciali. Pertanto, se ne avete interesse, c'è il numero WhatsApp in questo video in alto a sinistra, contattatemi oppure andate direttamente sul nostro sito. Intanto è già passata più di 1 ora e mezza e vedete che già si è ridotta per metà sia la cipolla che anche la carne. Adesso dobbiamo per un'altra oretta e mezza lasciarla cuocere in modo che si riduce anche la parte liquida. Io intanto un po' la vado ad assaggiare perché sto morendo di appetito e dopo una giornata di duro lavoro penso di meritarmelo, ok? Rimetto il coperchio e lascio andare. Cari amici, ma quanto è bello questo suono, adesso sono passate 3 ore, adesso ci siamo, già toccandola con questa forchetta in legno la carne si sente sciogliere, quindi ha raggiunto il punto ottimale di cottura, la cipolla è diventata quasi una crema. Voi adesso in questo preciso istante scrivetemi nei commenti se secondo voi
piacerà questo piatto allo zio Fred che è venuto dall'America. Voi che dite? Intanto andiamo a fare il mio impiattamento a valanga, vedete? Adesso l'ho fatta un po' riposare e vado a riempire il mio tegamino in alluminio. E se non l'avete fatto, se guardate il video dal canale YouTube, vi prego di iscrivervi, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video. Per voi non costa nulla, invece per me è importante ricevere il vostro sostegno, che è assolutamente gratuito. Se invece guardate il video dalla pagina Facebook, mettete mi piace e condividete il video. Ci siamo, andiamo a tavola. Si squaglia, vedi come si squaglia. Vai. Che buono. La verità devi dire. Complimenti. Si scioglie. Si scioglie proprio. Provate a farla, garantisce Fred per tutti voi. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao.